Il mondo del cinema in questi ultimi decenni ha saputo donarci interessanti spunti di riflessione e ha a sua volta saputo ispirare studiosi di tutto il mondo per formulare teorie che hanno cambiato la storia del genere umano. Una perla su cui meditare e suo punto nodale è il film Arrival del 2016 del regista Denis Villeneuve, incentrato sull'equazione linguistica del significato tra arma e strumento, entrambe scritte con lo stesso simbolo nella lingua degli ectapodi. La protagonista, una linguista appunto, riuscirà a capire non con poche difficoltà che lo strumento che gli alieni stanno offrendo all'umanità non è un'arma, ma proprio la loro lingua. Non a caso tale scelta ci introduce ad un postulato di identità tra le strutture del linguaggio e quelle del pensiero, formulato nella sua forma più compiuta nell'ipotesi di Sapir-Whorf, che è la premessa filosofica del film. Fondamentalmente in linguistica questo costrutto teorico, conosciuto anche come ipotesi della relatività linguistica, afferma che lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato dalla lingua che parla. Nella sua forma più estrema, questa ipotesi assume che il modo di esprimersi determini il modo di pensare. Sapir e Whorf ipotizzarono un'intima relazione tra i processi cognitivi sottesi alla produzione del linguaggio e la forma finale di una specifica grammatica, arrivando ad ipotizzare che la lingua ha il potere di influenzare la visione del mondo. Possiamo ritenere che lo stesso possa valere in buona parte dei casi per esseri provenienti da altri mondi? Forse, ma ancora oggi non lo sappiamo. I due studiosi affermano che la nostra analisi della natura segue linee tracciate dalle nostre lingue madri. Le categorie e le tipologie che individuiamo nel mondo dei fenomeni non le troviamo lì come se stessero davanti ai nostri occhi di osservatori. Al contrario, il mondo si manifesta in un flusso caleidoscopico di impressioni che devono essere organizzate dalle nostre menti, cioè soprattutto dai sistemi linguistici delle nostre menti. Noi tagliamo a pezzi la natura, la organizziamo in concetti e nel farlo le attribuiamo dei significati, in gran parte perché siamo parti in causa in un accordo per organizzarla in questo modo. Un accordo che resta in piedi all'interno della nostra comunità di linguaggio ed è codificato negli schemi della nostra lingua. Tutti gli osservatori non sono guidati dalle stesse prove fisiche verso la stessa immagine dell'universo, a meno che i loro bagagli linguistici siano simili o possano essere in qualche modo calibrati. Se ne deduce che le parole che usiamo influenzano la realtà ed infatti nel film Il linguaggio alieno riprogrammerà le strutture razionali della protagonista fino a renderla in grado di manipolare il tempo. I limiti del mio linguaggio indicano i limiti del mio mondo, scriveva Ludwig Wittgenstein, uno dei più importanti filosofi del secolo scorso. Il determinismo linguistico ci ha regalato anche una perla della letteratura con Orwell, che nel suo 1984 inventa la neolingua, che sfruttando proprio il principio di relatività linguistica dovrebbe diventare il più potente strumento di controllo sociale. Questo attraverso una manipolazione diretta dei modelli cognitivi di chi parla, risultante dall'introduzione progressiva di una grammatica artificiale in grado di eliminare alla radice i concetti non in linea con il pensiero del partito. Buona parte del nostro mondo relazionale passa attraverso il linguaggio e la parola e la sua concretizzazione in un luogo e in un tempo specifico è proprio la lingua. Questo strumento ha radici nel più remoto passato dell'umanità e nonostante muti nel tempo, si evolva, si contamini, la sua funzione primaria di esprimere concetti e sentimenti e significati rimane immutata. Il linguaggio è quindi anche una funzione cognitiva che permette di esprimerci, ma la domanda che ci poniamo, nel nostro contesto, è se a parole differenti corrispondano modi differenti di percepire e quindi comprendere ciò che ci è attorno e quindi anche di reagire alla realtà e di interpretare i fatti. Arrival ci dà modo di meditare proprio su queste eventualità, ma anche su come sarà fondamentale creare o trovare un linguaggio comune con esseri provenienti da altri pianeti, tale da consentirci di instaurare uno scambio senza fraintendimenti ed equivoci, ovvero nel tentativo di instaurare il più importante dialogo che la storia umana avrà mai conosciuto.